Oggi vediamo come colorare queste piastrelle che sono veramente ridotte malissimo. Buchi, tasselli, sbeccature, un disastro. Coloriamo le piastrelle e coloriamo anche i muri per creare un ambiente modernissimo. Fondamentale ABA, acqua calda, ammoniaca, più o meno un bicchiere, e bicarbonato. In questo caso ne metto 4-5 cucchiai su 2 litri di acqua calda. Ricordate sempre che se non andate, oltre che a detergere bene la piastrella, anche a sgrassare bene la fuga, il colore non può resistere, ma neanche un colore apposito per piastrelle. Prima di iniziare a colorare, tappiamo tutti i buchi presenti nelle nostre piastrelle con una Materic Cream e una spatola. Tenete sempre vicino un pannettino per pulire la piastrella. In questo modo il primo passaggio ha già chiuso buona parte del buco, la seconda passata di stuccatura lo toglierà completamente. Prima spugna abrasiva con una grana molto fine, carteggio leggermente, tolgo la polvere, in questo modo posso passare la seconda passata di Materic Cream in modo da chiudere completamente il buchino. Lo stucco in alcuni punti si è leggermente ritirato, è normalissimo. Prima carteggio, tolgo la polvere e ripasso lo stucco una seconda volta. In questo modo il buchino sarà perfettamente piatto. Finalmente inizio a colorare. Julia's Grey l'ho già messo nella mia vaschetta perché oggi utilizzo il pennello a punta per le fughe e il rullo con il peletto in microfibra per non avere segni. È veramente facile, guardate. Vado sulle piastrelle. Fin quando è bella morbida, mi raccomando, lavoro subito sulle fughe. Quindi col pennello a punta insisto in modo da essere brava ed andare in profondità nelle fughe e fare un lavoro bello preciso, ma fin quando è bagnata copro subito con il rullo per non avere i segni. Mentre la prima mano di pittura sulle piastrelle asciuga, diamo ancora un colpettino alle pareti. Usiamo Magic Wall, sempre color Julia's Grey, per creare questo cubo molto moderno in questa cucina un po' datata. Ricordate, Julia's Grey Wall è diversa perché è idrorepellente, è lavabile, è profumata, è semisatinata e copre tantissimo. Venite a vedere qui, su questa parte rossa, è la vecchia pittura rossa, dove hanno steso un po' di bianco non riuscendo a coprire. Guardate io che cosa combino con una sola passata. Una sola mano, io ho già una bella coprenza. Con la seconda mano sarà completamente definitivo e togliamo anche un rosso che solitamente è davvero ostico da coprire. Mentre Emma stende la mano di colore sulle pareti, io passo alla seconda mano di colore sulle piastrelle. Un goccino di protettivo satinato, quello che utilizzo poi per proteggere le piastrelle, all'interno del colore, perché mi aiuterà ad avere una stesura ancora più strong, ma soprattutto anche più vellutata, perché mi fa scivolare il rullo. Ovviamente vedrete il colore leggermente più chiaro perché deve ancora asciugare, ma nel momento in cui sarà asciutto sarà perfettamente uguale alla parte sottostante. Con 2 mani e ovviamente senza aggrappante e senza carteggiare ho coperto completamente. Una volta protette dureranno anni. È arrivato il momento di proteggere. Utilizzo il protettivo satinato e ne do 2 mani. Mi raccomando, su piastrelle non esagerate perché 3 mani sono troppe. Magari solo dietro il lavello o solo dietro il gas, ok? Guardate bene che tecnica uso per non avere nessun tipo di segno. Io parto e su queste piastrelle facciamo test ma su 6 iniziamo a stendere il protettivo. Nel frattempo Emma, che è vicino a me, passa nelle fughe in modo che anche le fughe abbiano una protezione ben inserita e io, per non avere segni, immediatamente ripasso il rullo. In questo modo non avrò il segno del pennello e avrò una superficie bella, liscia, vellutata. Le 2 mani di protettivo sono completamente asciutte, ma mi raccomando, se volete imparare bene a colorare le piastrelle di casa, non vi basta questo reel, dovete andare sul canale Elise Magic Paint e guardare il tutorial completo, perché ci sono tanti passaggi salienti che vi insegnano tutto quello che dovete sapere per non sbagliare. 3 avvertimenti. 1. Mi raccomando, guardate il tutorial, ve l'ho già detto. 2. Dove si compra Magic Paint? Sul sito www.elisiron.com, unico sito italiano che spedisce, non su Amazon, non ci siamo su Amazon, ma se volete avere un buon contatto con qualcuno di umano che vi consigli cosa acquistare, andate sul sito www.magicpaint.it. C'è una bella cartina specializzata in tutti i rivenditori e quindi vi daranno i giusti consigli. E il terzo consiglio qual è? Seguici e settembre colorate le piastrelle. Ciao ciao!